nuovo tutorial. Oggi un tutorial simpatico perché è veramente un portamonete simpaticissimo realizzato in cotone. In molti mi hanno chiesto: Luana, si può realizzare il portamonete in cotone? Certo, lo potete fare, risulta sicuramente più morbido, ma voi lo potete comunque riempire. Vedete, io l'ho riempito con dell'ovatta. Voi potete poi comunque mettere quello che volete, oppure lasciarla un pochino sul fondo e poi riempirlo di monete. È veramente simpatico, è simpaticissimo, è carino, mi piace veramente tanto. Voi comunque potete non fare il fiocchetto, io ho messo un pochino di strass per dargli un po' di tono. Ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere anche da vicino. Per quanto riguarda il filo nylon, poi l'ho sostituito addirittura con un 30, perché il cotone diciamo che era abbastanza morbido, allora ho voluto sostituire con un 30, ma anche un 25 ci vuole per il cotone. Allora passiamo ai materiali. Vi ricordo sempre se volete di iscrivervi al canale, ci sono sempre nuovi tutorial che stanno per arrivare, e seguitemi anche su Instagram, Dolci Riflessi, che ci sono sempre le anteprime. Allora vediamo il materiale che ho utilizzato e al tutorial. Ho scelto questo filato di lana di biella, è un cotone 100%, è adatto sia per le borse ma sia anche per cuscini, per arredo per la casa. È un cotone morbido, non è duro al tatto, sono 3 capi ritorti. Vi lascio qui il codice e anche sotto all'info box il link del cotone. Come uncinetto andrò ad utilizzare il 3. Ho scelto questa click clack molto carina di circa 7 centimetri, eccola qui. Poi ci occorre del filo nylon e un ago per poter passare poi sui fori. Allora iniziamo il progetto. Allora, in molti mi chiedono se si può realizzare sia con la lana, se si può realizzare un piccolo portamonete anche con il cotone. Certo, perché ne abbiamo visti con molti tutorial con il cordino. È facilissimo da realizzare anche con il cotone. Voi potete realizzarlo anche con il cotone che avete senza problemi. Andiamo ad avviare 10 catenelle. Come uncinetto ho scelto il numero 3, anche se si lavora con il 3,5 questo cotone, proprio per renderlo molto stretto, più compatto, meno morbido. Poi dipende anche dal tipo di cotone che scegliete. Questo va benissimo con un 3. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Avviate 10 catenelle. Adesso ci alziamo ancora di 3 catenelle, 1 2 e 3. Realizziamo delle maglie alte, per cui entriamo nella quarta, 1 2 3 e 4. Qui realizzo una maglia alta, ne realizzo altre 2 sullo stesso punto. In questo modo. Ora lavoro maglie alte punto su punto, per ogni catenella che si presenta sottostante lavoro delle maglie alte. Proseguo fino ad arrivare all'ultima catenella. Niente, mi sfugge proprio. Prendiamo un pochino di filo, vicino ancora, abbiamo la penultima.
Adesso sull'ultimo punto dobbiamo realizzare 7 maglie alte, per cui prendo il filo, entro sull'ultimo punto e realizzo 7 maglie alte. La prima, la seconda, metto la cotina dalla parte opposta così si fissa anche il nodo, e 7. Adesso che abbiamo realizzato le nostre 7 maglie alte, proseguiamo punto su punto, che è questo, e facciamo sempre delle maglie alte. Qui vado su ogni punto che si presenta, corrispondente poi a quella sotto. Proseguo fino ad arrivare all'ultimo punto. Eccolo qui. Ora c'è l'inizio che abbiamo realizzato le nostre 4 maglie alte, perché le 3 catenelle corrispondono alle maglie alte, a una maglia alta, allora ne mancano 3, per cui entro sempre allo stesso punto e realizzo una, 2 e 3, per cui sono 7 come la parte opposta. Ora entro nella terza catenella e maglia bassissima, passo con l'uncinetto e maglia bassissima e stiamo realizzando la nostra base. Eccola qui. Ora dobbiamo alzarci sempre di 3 catenelle che corrisponde a un punto, 1, 2 e 3. Sul punto successivo, che è questo, realizziamo 2 maglie alte. 1, facciamo un aumento, e 2 sullo stesso punto, per cui è un aumento. Su quello successivo ancora facciamo di nuovo l'aumento, per cui 2 maglie alte sullo stesso punto. Di nuovo un aumento, per cui abbiamo fatto 3 aumenti, realizzando 2 maglie alte sullo stesso punto. In questo modo. Ora vado a lavorare le maglie alte punto su punto. E proseguo. Adesso che sono arrivata qui all'ultima maglia alta, qui abbiamo gli aumenti, vedete questa è l'ultima catenella con tutti gli aumenti. Allora noi dobbiamo semplicemente per ogni punto che si presenta dobbiamo fare l'aumento, per cui 2 maglie alte per ogni punto. Allora, questa è il primo maglia alta con la seconda e il primo aumento, secondo aumento,
2 maglie alte sempre, prendo il filo, poi andiamo avanti, terzo aumento, quarto aumento, sempre 2 maglie alte sullo stesso punto, eccolo qui, quinto, sesto aumento, e abbiamo l'ultimo, il settimo. Vedete che corrisponde, la maglia è nella catenella centrale, vedete, eccola qui, per cui questo è l'ultimo. Conto per verificare se ho fatto tutto per benino. Adesso proseguo sempre lavorando la maglia alta su ogni punto sottostante, ecco qui. Adesso sono arrivata di nuovo all'aumento, noi abbiamo fatti 4, vedete qui ci siamo alzati, per cui abbiamo fatto 4, 5, 6 e questo è il settimo, però qui dobbiamo aggiungere uno, allora vado a realizzare già il mio aumento, perché già ve ne accorgete comunque dal, vedete, è proprio sull'ultima maglia corrispondente l'aumento, il secondo, e il terzo. Però noi qui ne abbiamo fatto soltanto uno, vedete, abbiamo realizzato solo una maglia alta, per cui dobbiamo realizzare un'ennesima maglia alta in maniera che sia un aumento. Entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassissima. E abbiamo realizzato la nostra base ovale, eccola qui, perfetta. Ora dobbiamo girare un pochino qui che mi si è girato, dobbiamo alzarci ancora di 3 catenelle, iniziamo il nostro giro e 3 catenelle, entro sullo stesso punto che è questo, che vi ricordo sempre che le 3 catenelle corrispondono a un punto, realizzo 2 maglie alte, iniziamo i ventagli subito. Ora abbiamo realizzato, mi avvicino, realizzato le 3 catenelle e 2 maglie alte sullo stesso punto. Adesso contiamo 3, questo è, vedete, un'altra, 1, 2 e 3. Alla terza entriamo con l'uncinetto e realizziamo una maglia bassa. Contiamo ora sempre 3, 1, 2 e 3, spero che si vede bene, prendo il filo, entro e realizziamo un ventaglio di 5 maglie alte, per cui 1, 2, 3, 4,
e 5. Ora conto 3, 1 2 3, maglia bassa, proseguo sempre contando 3, 1 2 3, contando 3, un ventaglio da 5 maglie alte, per cui alterno la maglia bassa con 5 maglie alte e faccio tutto il giro tranquillamente fino ad arrivare alla parte opposta. Conto 3, 1 2 3, entro nella terza, conto 3 ma entro nella terza, 1 2 3, entro nella terza. Ecco, proseguo tutto il giro. Adesso entriamo sull'ultimo punto e dobbiamo realizzare e chiudere il ventaglio, per cui sono 2 maglie alte e vado a chiudere alla terza catenella, 1 2 e 3. Con un punto bassissimo. Ecco qui, abbiamo fatto tutto il giro di ventagli. Ora cosa facciamo? Entriamo nello stesso punto dove abbiamo chiuso, in questo modo, e realizziamo una maglia bassa. Prendo il filo, entro dove c'è la maglia bassa, che è questa, entro con l'uncinetto e realizzo il ventaglio. 1 2 3 4 e 5, sempre 5 dentro alla maglia bassa. Ora vado al centro del ventaglio, per cui alla terza maglia alta proprio al centro, e realizzo una maglia bassa. Di nuovo vado dove c'è la maglia bassa al centro e realizzo. Lo voglio tirare un pochino di più, ecco qui, prendo il filo, 5 maglie alte, per cui proseguo tutto il giro lavorando dove c'è e si presenta la maglia bassa, 5 maglie alte, sono 3 4 e 5, vado in quello successivo che sarebbe vado al ventaglio successivo ma centrale, entro con l'uncinetto nella terza maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia bassa. Di nuovo vado nella maglia bassa tra i due ventagli e vado a realizzare 5 maglie alte. Proseguo tutto il giro fino ad arrivare alla parte opposta, dove chiudo sempre con una maglia bassissima. Ecco, vado nella terza maglia alta proprio al centro del ventaglio, realizzo maglia bassa. Ecco qui. Adesso che ho realizzato l'ultimo ventaglio, ci si presenta qui la maglia, la mezza maglia alta. Adesso che abbiamo finito il ventaglio, entro l'uncinetta dentro la maglia bassa e chiudo sempre con una maglia bassissima. Abbiamo completato il giro. Per rialzarmi devo fare 3 catenelle perché corrispondono per un punto alto. Vado a realizzare le 2 maglie alte, poi chiuderò il giro come abbiamo fatto in precedenza con le due maglie alte, per cui vado al centro del ventaglio e chiudo sempre con una maglia bassa e proseguo sempre con lo stesso modo. Su ogni punto basso io realizzo
scusatemi, ma Fiona, su ogni mio video si sente abbaiare Fiona, è impossibile, poi mi dicono che io faccio i video troppo rumorosi, ma è impossibile far tacere Fiona. Qui al centro sempre maglia bassa. Quando concluderò il giro farò le 2 maglie alte e maglia bassissima e ripeto sempre questi 2 giri di ventagli, facilissimo. Una volta farò la maglia bassa e una volta invece farò le 3 catenelle di avvio, per cui completo il giro, vi faccio vedere di nuovo l'avvio chiudendo il ventaglio e poi della maglia bassa, e poi ripetete sempre questi 2 giri. Adesso che ho completato il giro, vedete, si presentano le 3 maglie alte. Non facciamo altro che prendere il filo, entrare dentro la maglia e realizzare le 2 maglie restanti. Ne sono 2, che dobbiamo arrivare a 5. 2, entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima, rientro sul punto e realizzo una maglia bassa, ecco qui, e ripeto tutto di nuovo, vado dove c'è la maglia bassa e realizzo le mie 5 maglie alte, per cui è facilissimo, si alternano l'inizio con una maglia bassa e invece un altro giro con 3 catenelle, che poi andiamo a chiudere il ventaglio con 2 maglie basse e con un punto bassissimo chiudendo. Sono stata chiarissima, ripeto sempre tante volte, ma è anche giusto. Vado qui al centro del ventaglio e chiudo con una maglia bassa. Allora proseguo fino ad arrivare a un'altezza che ci interessa. Adesso che ho fatto un po' di giri, vi dico quanti, da qui sono 1 2 3 4 5 6 7 giri, mi fermo, vado ad fare una maglia bassa e adesso vado a lavorare per rendere più pari possibile per poi la cucitura. Di nuovo maglia bassa, mezza maglia alta e mezza maglia alta. Sono arrivata proprio vedete, questa è la maglia bassa, coprendo il filo, e faccio mezza maglia alta, di nuovo mezza maglia alta, che è la prima del ventaglio, maglia bassa e maglia bassa. Vedete, facciamo soltanto qui 3 mezze maglie alte, ancora maglia bassa, e dove c'è la maglia bassa noi faremo 1 2 e 3, vedete, l'ultima maglia alta del ventaglio, la maglia bassa, e la prima maglia alta del ventaglio sarà una mezza maglia alta. Qui prendo il filo e lo passo su tutte le asoline e ora proseguo con maglia bassa, 1 2 e 3, e adesso faccio le 3 mezze maglie alte, 1 2 e 3, e proseguo fino al termine dei punti. Adesso che ho completato il giro con un punto bassissimo, vado a fare un nuovo giro con una maglia bassissima, prendo proprio tutto il punto e vado a tirare un pochino il filo per compattare di più, anche per la cucitura, è utile anche per la cucitura. Qui proseguo per tutto il giro.
Adesso ho tagliato il filo. Allora, se necessita di fare un bordino con la maglia bassissima lo fate. Il mio era un pochino più lento, questo poi dipende anche dalla mano e tutto il resto come si lavora. Il mio era un pochino lento, allora si fa un punto bassissimo. Vedete, adesso è perfetto. Se invece voi fate la prova, vedete che va bene, non c'è bisogno di fare il punto bassissimo. Allora adesso andiamo ad inserire piano piano di inserire andiamo ad inserire il bordo dentro e poi lo fermiamo. Allora adesso ho cercato con una punta di coltello, ma con lo stondato dei servizi che non tagliano, oppure con un cacciavite di inserirlo dentro. Non è stato facile perché il cotone è molto più morbido del cordino, casomai vi aiutate con delle piccole pinze. Allora, come filo sto usando proprio un filo molto spesso, sto usando addirittura un 30 perché con il cotone esce. Allora io entro con l'ago, dopo averlo fissato, cerco di prendere, di metterlo più dentro possibile, in questo modo, senza prendere, ecco qui. E con l'ago vado a cucire. Però vado a cucire un po' che ritorno dentro, vedete? Torno un pochino dentro, non è facile prendere, ecco qui. E piano piano vado a prendere tutti i fori, devo solo stare un pochino attenta a vedere che cucio su tutti i fori perché sennò poi dopo cede la clic clac. Allora tiro bene il filo in questo modo. Fino a cucirla tutta fatto con questo sistema sinceramente non c'è neanche non serve comunque passarlo due volte con un filo più fino, sì, sicuramente, ma siccome con il cordino più fino si va benissimo, si vede anche meno, ma purtroppo il cotone è molto morbido e comunque scivola, e allora conviene sempre usare un filo un pochino più spesso. Allora adesso l'ho riempita con un pochino di ovatta proprio per renderla più cicciotta, è veramente molto carina. Poi sapete che il cotone è più leggero, no? Poi va riempita, ma è proprio carinissima. Allora adesso voglio realizzare un fiocchetto. Allora prendiamo l'uncinetto, facciamo un cerchio magico, prendo il filo, lo giro sulle due dita e lo blocco, prendo l'uncinetto, passo, prendo di nuovo il filo e realizzo una catenella. Ne realizzo altre 4, 1, 2, 3 e 4, alcune sono 5. Ora vado a realizzare delle maglie altissime, per cui 2 volte il filo sull'uncinetto e realizzo una maglia altissima. Ne dobbiamo fare 6, questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, quinta, e la sesta. Ora 5 catenelle, 4 e 5, entro, maglia bassissima,
ecco qui, vado a far scorrere la maglia bassissima in questo modo, prendo il filo, di nuovo 5 e ripeto tutto da capo, poi 1 2 3 4 e 5, sempre 6 maglie altissime. Ora che abbiamo realizzato 6 maglie altissime, facciamo di nuovo le 5 catenelle, una maglia bassissima, faccio scorrere, tiro il filo, vado a chiudere sul punto successivo, qui sempre una maglia bassissima, tiro bene il filo, prendo un pochino di filo, vado a passarlo, adesso lo tiriamo un po' e vado a tagliare un pochino in più, questo lo lascio per poter poi fissare il filo, ecco qui, possiamo passarlo un pochino di volte, vado dietro, faccio un piccolo nodo, taglio il filo e abbiamo il nostro fiocchettino che andiamo a mettere, non mi piace tantissimo, troppo carino, qui anche di lato, lo possiamo mettere di lato, forse anche più carino, però ci mettiamo un punto luce. Possiamo usare anche una catena strass come queste, se volete, potete metterci una perlina oppure anche niente, ma io qualcosa di luminoso ce lo voglio mettere. Allora, per norma e regola dovrei cucirlo con il filo nylon e farvelo vedere, ma si può mettere anche una colla per bijou. Io ci metto la colla per bijou e non si muove nulla. Ecco qui, ho usato un goccino di colla, la B6000, la F6000, la B6000 non so se c'è ancora. Vado, questa è una colla molto resistente che si usa sia per il soutache per il bijou. Vado a tagliare l'eccesso dietro con delle forbicioni perché le forbicine le rovinano. Allora faccio in questo modo.
Allora, adesso che ho messo un pochino di luce, vado a decidere dove lo voglio mettere. Lo metto sicuramente qui, in questo modo. Vado a prendere l'uncinetto e proprio dove c'è che decido di inserire il fiocchetto, vado a prendere il filo da una parte e l'altro filo dall'altra. Ops, ecco qui, in questo modo. Decido se va bene, se sta bene, direi proprio di sì, è proprio carino. Dimmi quando una cosa mi piace rido, non lo so perché. Vabbè, comunque, certo, potevo togliere senza tirare troppo. Vado a fare un piccolo nodo, ecco qua, vediamo, perfetto, deve essere comunque, lo voglio morbido, non lo voglio tutto proprio fisso fisso, anche ai lati, lo voglio un po' così tridimensionale, no? Che si vede. Ne faccio un altro proprio per sicurezza e vado a tagliare i fili. Lo voglio morbido, perché poi potete fissarlo di più, però io lo voglio, ecco, morbido, sì, così, così. Direi che è proprio carino, mi piace tantissimo, lo potete mettere al centro, insomma, come volete. Allora, il tutorial è finito, rido perché mi piace veramente tanto, è simpatico, veramente simpatico. Certo, adesso è tutto bello pieno. Quando non è pieno, ovviamente è più, molto più, diciamo, moscio, diciamo così. Però è carino proprio da vedere, è carinissimo. Poi insomma dentro noi ci mettiamo tutte le monete, le nostre cose che ci interessano. Poi possiamo lasciare in fondo sempre un pochino di ovatta, in questo modo, vedete, la potete lasciare giù in fondo e poi mettete sopra le monete che vi rimane più cicciotto. Ovviamente il cotone è sempre molto più morbido del cordino. Allora, voi adesso potete realizzare questi portamonete come volete e anche da regalare, perché no, con tutti gli avanzi del cotone dell'estate. Per cui si può fare, è carino, possiamo realizzarli per poter poi regalare. Allora, io vi saluto, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Seguitemi anche su Instagram, Dolci Riflessi, lì ci sono sempre, sempre, sempre le anteprime. Allora un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial.